Quella che vi racconto oggi è una storia antica di pesca e tradizione, una piccola perla rimasta intatta in un mondo quasi completamente globalizzato e meccanizzato. Siamo ad Espinho, un paese di pescatori sulla costa nord-occidentale del Portogallo. Qui si pratica un tipo di pesca che da centinaia di anni è rimasto praticamente immutato e che oggi è rimasto il lavoro di pochissime famiglie e è diventato per lo più un'attrazione turistica. Buongiorno a tutti, questa mattina ci siamo svegliati un po' presto per farvi vedere un tipo di pesca molto particolare. Ci aspettiamo di vedere spigole, sogliole e chissà cos'altro. Come vedete la cima è tantissima, vuol dire che la rete è stata messa molto lontano e sono quei pallini che si vedono. Ora vediamo cosa riusciamo a trovare. Ed è così che ci troviamo, quasi per caso, ad assistere a questa pesca straordinaria, mentre la rete sta quasi per essere salpata. I cefali sono i primi pesci che scappano via e vediamo cosa c'è, ormai siamo arrivati alla fine della rete. La curiosità a questo punto è tantissima. Cosa ci sarà dentro la rete? Non resta che aspettare e vedere i frutti della fatica dei pescatori. Appena la rete viene completamente salpata, con gesti veloci e abili i pescatori chiudono il sacco, per impedire che il pesce esca, ma soprattutto per agevolare il recupero del sacco della rete. Migliaia di pesci argentati creano una nuvola di acqua di mare, sono centinaia tra sarde e altri pesci. Mentre il pesce pescato viene subito diviso dai pescatori e dalle loro mogli per essere poi venduto al mercato locale, mi avvicino curioso per mostrarvi quello che è stato catturato. Si tratta principalmente di sardine, sgombri, boghe e qualche piccolo calamaro. Sono state pescate anche un paio di spigole, una macchiata e una comune, e una grossa razza. I cefali invece, ed altre specie non commerciabili, vengono ributtati a mare. E ovviamente c'è chi ne approfitta. Beh, è un tipo di pesca tradizionale, a me mi ha emozionato molto perché ci fa capire come nell'oceano ci sia un sacco di pesce comunque. La rete è stata buttata qui, in Italia tutto questo sarebbe impossibile, per fortuna. Vediamo ora l'altra rete che succede. Le reti che lavorano contemporaneamente sono sempre due. Appena una rete viene recuperata, di nuovo le barche sono rimesse in mare per continuare a pescare. In questo modo non ci si ferma mai e si può pescare per tutta la mattina. Ma come funziona questo tipo di pesca? La rete è praticamente una sciabica, ossia una rete che termina con un sacco e che pesca tutto quello che capita dentro. Una barca porta la rete in mare, mentre due cime rimangono a terra. Una volta che viene calata la rete, mentre la barca rientra, questa viene recuperata in modo che peschi per quanta più strada possibile. All'inizio le due estremità della rete vengono tenute larghe, ma poi i trattori che la tirano si avvicinano per poter chiudere il sacco ed impedire che i pesci scappino fuori. E pensate che tutto questo una volta veniva fatto con gli animali, quindi ci voleva molto più tempo, una fatica enorme, invece con i trattori oggi è tutto estremamente più semplice e veloce. Ora avverrà tutto molto velocemente, guardate. Vengono inseriti i pali sul supporto che ha la barca e il trattore ha lo stesso supporto. Questa spinta iniziale è necessaria perché qui c'è uno scalino molto accentuato. Farlo a mano sarebbe veramente una cosa impensabile, ma allo stesso tempo così la barca non ha elica di fuori, non ha motore di fuori e riesce comunque ad andare alla grande. Vedete, c'è solamente un foro nella parte posteriore della barca dove poi loro mettono giù un fuoribordo, ma una volta che sono lontano. Tutto si svolge senza alcuna parola da parte dei pescatori. Tutti quanti sanno cosa fare e si muovono in un modo antico, dimenticato, con una precisione quasi meccanica.
Nel silenzio delle parole echeggia soltanto il rumore dei trattori e delle onde del mare, mentre tutti lavorano alla pesca. Vengono rifatte le cime e caricate nuovamente sulla barca. Vengono slegati i nodi, resi ormai durissimi dall'acqua di mare e dalla tensione della rete. E poi c'è chi, con mani sapienti, ripara subito i danni fatti dalle rocce alle maglie della rete e la prepara per la prossima calata. Assistiamo al recupero di altre 3 reti. A volte la rete torna completamente vuota e tutto il lavoro è stato inutile. Altre invece è piena e può capitare qualche grossa sorpresa, come questo cefalo, davvero enorme. Nella terza rete invece ci sono tantissimi granchi e sogliole. Il pesce pescato qui cambia tantissimo a seconda dell'ora del giorno e in un'ora può davvero cambiare tutto. Alla fine della pesca ci dirigiamo al mercato locale per vedere poi il percorso del pescato, che viene portato qui direttamente dalle mogli dei pescatori e che viene comprato principalmente dalla gente del posto. Il pesce più pregiato però viene venduto a una sorta di asta molto particolare. Qui c'è un'asta vera e propria dove le donne locali vendono il pesce ai passanti. Ad esempio, questa razza viene venduta inizialmente per 25 euro, ma poi una donna la compra solamente per 10, visto che nessuno ha fatto altre offerte. Lo stesso succede per le sogliole e le altre specie più pregiate. Il pesce è generalmente a buon mercato, ma sicuramente fresco. E con questo, ragazzi, spero di avervi fatto vedere anche un tipo di pesca molto particolare che a me ha emozionato, dico la verità, è in questo oceano che comunque, come vedete, è ricco di pesce. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!